Ci siamo! La finale del 5-Star Grand Prix 2025 è ormai alle porte. È passato quasi un mese dall'inizio di un torneo che aveva instaurato dubbi in molti fan, vista l'assenza di grandi nomi quali Mayu Iwatani, Tam Nakano, Maika Shuri e così via. Ma la Stardom è stata brava a sciogliere presto questi pensieri grazie alle performance straordinarie delle sue atlete e lo show del 20 agosto ne è la prova inconfutabile. Minna-san, konnichiwa, io sono Kirito e anche oggi sono qua dinanzi a voi per portarvi un pizzico di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lo show di mercoledì in diretta dalla magica Korakuen Hall ci ha regalato un grande spettacolo e dei risultati a dir poco stupefacenti. Tutti gli incontri sono stati degni di nota ed è per questo che consiglio a tutti voi di recuperare lo show in caso non lo aveste ancora visto, anche perché lo potete trovare gratuitamente sul canale YouTube della Stardom. Un'occasione quindi per avvicinarsi maggiormente ad una delle migliori compagnie di wrestling al mondo. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla parte blu del tabellone e con ciò che è stato il primo scontro della Kermesse. Suzu Suzuki vs Godzilla. Due compagni di stable, una contro l'altra. E qui, signore e signori, le amicizie sono state messe da parte. Non contava chi era la leader di una piuttosto che dell'altra, contava solo passare il turno, contava solo vincere. Un qualcosa che Suzuki è riuscita a fare, molto probabilmente perché aveva più fame di Godzilla o semplicemente perché conosce meglio la Stardom e il mondo del Joshi Puroresu in generale. Fatto sta che il match è stato dominato a lungo dalla forza di Godzilla, con una Suzu che è stata comunque in grado di ribattere colpo su colpo e a imporre alla battaglia e il ritmo a lei più congeniale. Questo ha portato Godzilla a subire per alcuni tratti dell'incontro e non riuscire a trovare il bando della matassa o comunque la chiave di svolta. Questo lungo logoramento ha portato Suzu Suzuki ad approfittare delle lacune di esperienza della giovane Godzilla e a capitolare il lungo calvario in una vittoria sofferta, ma di grande impatto. Questo ha portato Suzu a lottare poi contro Saori, più tardi nella mastodontica kermesse che è durata la bellezza di 3 ore. 3 ore di grande divertimento, 3 ore di ottimo wrestling, 3 ore che sono passate senza quasi un attimo di tregua. Tregua che in effetti non è parola usata nel match tra Saori Anou e Suzu Suzuki, sì perché sin dal suono della campanella le due ragazze hanno tirato fuori l'artiglieria pesante e hanno riempito il ring di colpi spaventosi e mosse d'alto impatto. Tutta la ferocia di Suzu si è riversata su Saori come un fiume in piena, ma Saori è stata terribilmente brava a arginare la pazzia di Suzu Suzuki, trasformando ciò a suo favore. Infatti, quando Suzu ormai pensava di avere la vittoria in tasca, Saori è stata brava a sorprenderla con uno schienamento tanto efficace che la Suzuki non ha avuto scampo. Ma la parte blu del tabellone è stata protagonista anche di uno degli scontri migliori dell'intera serata, una battaglia che ha visto Sari competere contro Momo Watanabe, una Momo Watanabe che prima di poter arrivare a tu per tu con Sari ha dovuto affrontare Ami Sorei, quella Ami Sorei che aveva sorpreso tutti, me compreso, grazie alle sue grandissime prestazioni all'interno del Blue Stars A. Prestazioni che l'avevano addirittura portata a battere niente meno che Godzilla. In questo caso però Ami non aveva tenuto conto della fame di Momo, un qualcosa più forte di ogni pronostico, un qualcosa a cui Ami non era pronta, un qualcosa che ha portato Momo a battere la Sorei con la sua patentata Peach Sunrise. Una vittoria che ha spedito la Watanabe direttamente nelle braccia di Sari, con cui aveva già avuto a che fare durante la fase a gironi.
Sari in quel caso aveva ottenuto la vittoria su Momo, ma oggi Momo non poteva perdere e grazie alle 1000 intromissioni delle compagne di Hate è riuscita a portarsi a casa una vittoria importantissima, una vittoria che vale oro. Durante la contesa Sari ha provato di tutto, facendo sfogo a tutto il suo repertorio, ma quel match Sari non ha lottato solo contro Momo, ma contro l'intero Hate. I numeri fanno la differenza e così è stato anche questa volta. Sari non ha potuto far nulla contro lo strapotere di Hate che ha mandato la Watanabe a giocarsi la finale di sabato 23 agosto. Ma c'è dell'altro. Sì, perché subito dopo la fine del match, con ancora una Sari incredula per il risultato, Konami è salita sul ring e fiera dell'aver aiutato Momo a raggiungere le semifinali, ha sfidato Sari affermando di voler mettere le mani sulla IWGP Women's Championship. Per ora non è dato sapere quando questo match si terrà, ma credo che lo vedremo a Stardom to the World, prossimo pay-per-view in onda il 6 settembre. Ma se il lato blu ci ha regalato spettacolo, quello rosso non è stato da meno. Anzi, la parte rossa del tabellone è stata protagonista di grandi sorprese, di match esaltanti. Iniziamo allora a narrare la parte alta del tabellone dove il primo match è stato uno scontro generazionale. Azumi vs Hanan. Questo per me è stato un match dal risultato scioccante, perché vi ricorderete di certo come il vostro amichevole Kirito di quartiere avesse pronosticato Hanan vincitrice del torneo. Vederla quindi uscire contro Azumi mi ha lasciato a bocca aperta, ma non solo per il risultato ovviamente, ma anche per ciò che le due ragazze hanno lasciato nel ring. Il match è stato spettacolare sin dalle prime battute e ha messo in mostra tutto il talento delle due atlete che non si sono risparmiate tirando fuori le manovre migliori dai propri repertori. Ad avere la meglio però è stata Azumi, che ha saputo meglio interpretare le fasi finali dell'incontro e ha saputo gestire meglio le energie, cogliendo al volo l'occasione di atterrare Hanan con una mistica per poi intrappolarle l'avversaria nella sua magistrale numero 1 e chiudere definitivamente i giochi. Una grande prestazione per entrambe quindi, ma ancora più per Azumi che va a conquistare i quarti di finale dove ad attenderla c'era l'attuale World of Stardom Champion Saya Kamitani, una concreta minaccia per chiunque. Un match, quello tra Saya e Azumi, che ci fa divertire, che ci regala un risultato sorprendente anche per via di implicazioni future. In questa battaglia Azumi dimostra ancora una volta perché è una delle migliori lottatrici al mondo grazie alla sua versatilità, il suo talento cristallino e il suo sapersi adattare a ogni tipo di avversaria. Credo che ad oggi Azumi sia una delle poche, se non l'unica, ad essere in grado di saper tenere testa a lottatrici come Godzilla, ma anche di competere con atlete veloci quali Starlight Kid. Insomma, Azumi è capace di lottare contro chiunque e a grandi livelli, sforando sempre grandi prestazioni, indipendentemente da chi è l'avversaria. E la vittoria contro Saya Kamitani è la prova di cui detto da me poco fa. Un match gestito benissimo da entrambe, con Saya Kamitani che ha sfornato l'ennesima grande prestazione, ribadendo come il 2025 sia il suo anno di grazia. Ma questa volta il talento e l'astuzia non sono bastati per portarsi a casa la vittoria, anche perché davanti a lei c'era un Azumi in pieno controllo delle sue emozioni e perfettamente consapevole delle sue qualità. La sua performance infatti è stata pressoché perfetta, è stata paziente, ha saputo leggere tra le righe e azzannare la sua preda nel giusto momento grazie al suo infallibile Azumi Sushi, che ancora una volta le regala una vittoria importantissima.
Nella parte bassa del tabellone rosso invece sono state protagoniste Bea e Priestley e Rina, l'assoluta sorpresa di questo torneo. Sì, perché comunque vada lo show di sabato 23 agosto, Rina sarà ricordata come colei che ha compiuto un percorso straordinario all'interno del 5-Star Grand Prix 2025. Nessuno avrebbe mai e poi mai ipotizzato che Rina sarebbe arrivata tanto lontana, ma non vi nascondo che quando l'ho vista atterrare B per il conteggio di 3 sono balzato dalla sedia. Da quando ho iniziato a seguire la Stardom, da fine 2020, ho sempre visto Rina come una futura top star. Non vi nascondo che è sempre stata la mia sorella preferita, anche se ovviamente adoro anche Ina e Anan, ma non so bene come spiegarlo, ma Marina mi ha sempre trasmesso un qualcosa in più rispetto alle altre due. Il suo carisma, il suo prendersi gioco delle avversarie quasi con strafottenza, quasi a volerle mancare di rispetto solamente perché è più vecchie di lei, il non ubbidire ai richiami dell'arbitro. Tutto questo, unito ovviamente al suo immenso talento, fanno di Rina una delle migliori atlete al mondo, e pensare che non ha ancora compiuto 19 anni la dice lunga su quale futuro l'aspetta. Sa gestire perfettamente ogni fase del match, sa spingere sull'acceleratore quando ne ha bisogno, sa unire tecniche di sottomissione con mosse di alto impatto, insomma è davvero brava. Io credo che la Stardom ha trovato in lei un gioiello prezioso che va coltivato e tenuto stretto il più possibile, perché dopo tutto sono queste le atleti di cui ha bisogno la compagnia di Taro Okada. Lottatrici che possono essere il presente, ma soprattutto il futuro della compagnia, e vedere il pubblico inneggiare il nome di Rina, beh signori, scalda il cuore. Anche perché sappiamo che il pubblico giapponese non ti regala nulla. Quando quei fan gridano il tuo nome, allora sai di essertelo meritato, sai di aver toccato il cuore di quei fan grazie alle tue performance, al tuo carisma e al tuo talento cristallino, e sai che il tuo futuro può essere radioso come non mai. E tutto questo Rina lo ha ampiamente dimostrato anche durante la battaglia con Natsupoi. Un match che ha messo in mostra tutte le qualità delle due contendenti, con Natsupoi che ha cercato in ogni modo di battere Rina, una Rina che non poteva perdere. Quella era la sua serata e questo è il suo torneo. Un percorso quasi perfetto che per diventare indimenticabile occorre di un altro step: battere Azumi e poi vincere la finale. Riuscirà Rina a diventare la vincitrice più giovane del 5-Star Grand Prix? Per scoprire quale sarà il suo destino e chi riuscirà per davvero a conquistare l'ambito torneo, vi do appuntamento a sabato 23 agosto, dove la Stardom metterà in scena una delle finali più entusiasmanti nella storia del 5-Star Grand Prix. Perché in fondo chiunque vincerà il torneo sarà, a mio avviso, ben accetto. Le 4 atlete che si giocheranno il trofeo più ambito nel panorama Joshi sono 4 splendide lottatrici, capaci di regalarci incontri memorabili. Il 5-Star Grand Prix 2025 è stato un bellissimo torneo, il migliore da quando io ho iniziato a seguire la Stardom. Ci ha regalato grandi match, sorprese a non finire, e ha saputo elevare il talento di alcune lottatrici. Rina su tutte. Rina, Azumi, Saori Anou, Momo, Watanabe. Sono queste le 4 lottatrici che sabato 23 agosto si giocheranno il 5-Star Grand Prix 2025. Solo una di loro potrà crogiolarsi nella gloria, mentre per le altre 3 ci sarà solo l'oblio. Dunque, chi vincerà? Chi alzerà il trofeo al cielo? Chi entrerà nella leggenda? Personalmente amerei veder trionfare una tra Azumi e Rina. Per Azumi sarebbe un passo importante verso la consacrazione, un nome che è sempre stato visto come quella che regalava i match più spettacolari, ma che forse ha ottenuto meno di quanto si sarebbe meritata. E ora il pensiero di poter acciuffare
il 5 Star Grand Prix fa gola a lei e a tutti i suoi fan, perché sarebbe il giusto premio a una carriera straordinaria. Seppur giovanissima, Azumi ha un bagaglio di esperienza da fare invidia a chiunque. Ha dimostrato di poter battere anche gli avversari più coriacei, ma soprattutto di poter impensierire Saya Kamitani. Se Azumi dovesse vincere per davvero il 5 Star Grand Prix, metterebbe in serio dubbio il continuo del regno di Phoenix Queen. Rina invece è la sorpresa del torneo, la scheggia impazzita. Poco prima dell'inizio della kermesse, Rina aveva ribadito di come lei sarebbe entrata nella leggenda diventando la wrestler più giovane a vincere il 5 Star Grand Prix, un risultato che ad oggi è più vicino che mai. Ma Rina non deve farsi prendere dal panico e deve essere brava a gestire tutta la tensione che può arrivare poco prima della finale. Solo così potrà davvero ambire a scrivere il suo nome nella leggenda. E poi ci sono Saori Anou e Momo Watanabe. La prima è una certezza del Joshi Puroresu. Sulla cresta dell'onda ormai da diverso tempo, Saori ha saputo incantare migliaia di fan grazie alle sue prestazioni in giro per il Giappone, fino ad approdare in Stardom definitivamente ormai da un paio d'anni. Se dovesse essere lei a conquistare il 5 Star Grand Prix 2025, avremo tra le mani una grande contendente per Saya, nonché una possibile nuova campionessa, perché se c'è qualcuno che può battere Phoenix Queen e privarla della Red Belt, beh, quella è Saori Anou. Momo Watanabe invece arriva sorniona a questa semifinale, ma con tanto potenziale, anche perché può sempre contare sulle scorrettezze delle sue compagne di Hate, e Sari ha provato sulla sua pelle quanto tutto ciò può essere pericoloso. Saori Anou vs Momo Watanabe per la supremazia del blocco blu, Azumi vs Rina per diventare regina del blocco rosso. Chi accederà alla finale? Lasciate il vostro pronostico qua sotto nei commenti e non dimenticate di seguire Donne tra le corde per tutti gli aggiornamenti riguardanti il wrestling femminile mondiale. Trovate tutti i link di questo bellissimo progetto qua sotto in descrizione. Grazie di cuore per avermi fatto compagnia durante tutto questo viaggio. Un viaggio che ha raccontato del talento che solo nel Joshi Puroresu possiamo trovare. Un panorama che sta pian piano tornando ad essere un fattore importante nell'economia globale del wrestling. See you next time. Bye bye!